Amici, benvenuti in un nuovo video, ormai la conoscete bene, eccola l'emozione patagonica di questo finale di viaggio in van, dalla lontana Alaska alla sempre più vicina Terra del Fuoco. In queste settimane stiamo avendo il privilegio di poter viaggiare liberi su queste terre estreme dell'emisfero australe. Estreme per il vento che rende difficile tutto, estreme per i paesaggi con ghiacciai sconfinati e i panorami selvaggi. Oggi possiamo confermarvi che siamo arrivati nella regione più a sud del Cile continentale, che precede solo l'Antartide, per esplorare probabilmente l'ultima meraviglia di questo grande viaggio. Sto parlando del terzo e ultimo punto di accesso alla distesa di ghiaccio e neve più grande del mondo, il campo de Hielo Sud. Negli episodi precedenti lo abbiamo visto in tutta la sua grandezza, prima con il Cerro Torre e il Monte Fitzroy, che sembra lo proteggono a nord. Poi l'abbiamo visto sgretolarsi nell'incredibile ghiacciaio Perito Moreno, ma oggi conosceremo il lato cileno di questo ghiacciaio. Una cordigliera meravigliosa con laghi turchesi che se la gioca davvero con le nostre Dolomiti. Patrimonio del trekking mondiale e degli spiriti liberi che da ogni dove arrivano qui per dire wow, allora tutto ciò esiste davvero. So che avrete l'hype alle stelle e anche io e Serena, quindi cominciamo questa 3 giorni nel Parco Nazionale Torres del Paine qui in Cile. Eccoci qui, finalmente siamo arrivati nel Parco Nazionale Torres del Paine, qui in Cile. Questa notte abbiamo dormito in uno dei parcheggi del lago Poe, alle pendici delle 2 montagne famosissime a forma di corno, che oggi si vedono. Infatti eccole lì, tra un po' andremo a vederle ancora meglio. Abbiamo fatto i biglietti tranquillamente online, non è un'attrazione assolutamente economica, è la seconda più costosa di tutto il viaggio. Il biglietto costa 35 euro a testa, capiamo che è molto costoso, però non fa nulla perché vedere questi panorami e poterseli godere per 3 giorni non ha assolutamente prezzo. Oggi giornata di assestamento, non abbiamo nessun trekking impegnativo in programma. Benché le montagne si vedano, il meteo cambia in fretta e preferiamo goderci con calma i colori e le sensazioni che la natura ci trasmette camminando nelle vicinanze del nostro punto di sosta. Qui sul lago Poe c'è questa passerella che porta a un'isola dove c'è un lodge. Noi siamo andati a farci un giro stamattina, adesso il vento è ancora calmo, quindi ne approfittiamo per muoverci dall'altro lato del lago per vedere il mirador e la cascata. In questo parco staremo per un po' di tempo perché le attrazioni da vedere sono veramente tante e sono tutte uniche perché si incontrano in uno dei posti più remoti della terra dove le condizioni estreme come il vento e la neve e il freddo fanno da padrone.
Una volta arrivati al Salto Grande, la cascata forse più spettacolare di questo parco nazionale, il vento inizia a ricordarci dove siamo. Eccoci circondati da viste meravigliose. In queste zone le raffiche possono superare i 100 km/h. Ci sarebbe piaciuto dormire qui, ma in passato molti camper si sono ribaltati dal vento e sulla nostra app l'avviso è chiaro, quindi non mi sembra una buona idea, anche se è difficile trovare qui un posto riparato. Siamo arrivati al Mirador dei Corni del Paine. Che posto meraviglioso, l'acqua è azzurrissima, qua purtroppo il bagno non ce lo possiamo fare, però ammiriamo questo posto meraviglioso. Comunque non si possono accostare assolutamente alle Dolomiti perché questo paesaggio è particolarissimo, noi in Italia non ce l'abbiamo. Dopo pochissimi chilometri si arriva al Mirador. Le due vette, simbolo del parco nazionale, assieme alle torri nascoste, regalano viste spettacolari su questa parte del parco. Siamo già oltre l'orario di chiusura del sentiero perché abbiamo scelto un momento in cui tutti i turisti sono andati via. Dobbiamo tornare in fretta prima che il sole cali e andare a letto presto. In Italia è già mezzanotte e noi abbiamo qualche festeggiamento da fare. Auguri amore! Per il tuo compleanno questo è il posto in cui staremo stanotte. Poi domani super trekking di compleanno. Si fatica domani, però niente torta. Andiamo a prenderci qualcosa nel rifugio. Il tramonto arriva presto perché sta per iniziare l'autunno e noi possiamo solo sperare che il meteo previsto sia favorevole per la nostra piccola scalata di domani. Ma che giornata è! Che bello! Non c'è neanche una nuvola! Incredibile, non c'è neanche una nuvola! Si vede praticamente tutta la cordigliera del Torres del Paine. Quella dovrebbe essere la vetta più alta, mentre quelle lì sono le due montagne a forma di corno che siamo andati a vedere ieri al Mirador. E oggi mi sembra la giornata perfetta per fare la scalata alla base della Torre del Paine. Nirvan è abbastanza congelato, il vento non è neanche eccessivo e adesso ci prepariamo subito per andare a fare sto trekking che deve essere incredibile. Ci stiamo spostando da sud verso il settore est del parco, percorrendo circa 30 km di sterrato. In un'ora circa siamo arrivati al parcheggio del trekking forse più famoso di tutto il Sud America. Vede completamente tutto, le torri del Paine sono ben visibili oggi. Questa è una giornata veramente importante per noi, sia perché è il compleanno di Serena e sia perché faremo uno dei trekking più belli al mondo, il famosissimo Base del Torres, un trekking di 10 km ad andare, 10 km a tornare per un dislivello di circa 800 metri. In pratica risaliremo la valle di quel fiume e le torri sono nascoste da quella parte. Dovremmo arrivare poi a una laguna dove ci sarà una vista pazzesca. Penso che questo sia uno degli hotel più costosi al mondo. È incredibile la quantità di turisti che fa questo trekking da tutto il mondo. Siamo proprio curiosi di vedere com'è. C'è da dire che a differenza di El Chaltén, la piccola località che avevamo visitato in Argentina, camminare e pernottare in questo parco è davvero molto costoso.
non è assolutamente alla portata di tutti. Chi ha la possibilità economica, fisica e un pizzico di fortuna nel trovare posto nei campeggi e soprattutto il bel tempo, può organizzarsi delle escursioni continue intorno alla cordigliera che possono avere una durata tra 5 e 8 giorni. Questo è il rifugio cileno, mi sa. Vuoi un pizzocchero? Qui ci sono tutte le tende sopraelevate, messe fisse e vengono affittate per chi vuole fermarsi la notte. Guardate dove vanno a finire, sono praticamente tutte a picco su questo versante. Quanto costa qui? Intorno ai 100 euro a notte, prezzi cileni. Per dormire qui dentro. Che poi il problema qui non è tanto il prezzo, perché voglio dire ci vieni una volta nella vita a Torres del Paine, ma è proprio la disponibilità, perché per trovare un posto qui serve almeno una prenotazione di 2 mesi prima, un mese prima. Adesso noi non sappiamo, però c'è tantissima gente. E siamo arrivati a metà, ecco le torri lì su. La giornata continua a essere spettacolare, adesso il fiume ci fa compagnia. Ultimo tratto, qua si è formata un po' la processione, però siamo arrivati al mirador, lì dietro spuntano le 3 torri. Wow, ma che posto è? Pazzesca la vista che c'è qui sotto le 3 torri del Paine. Sono veramente alte, enormi. Ovviamente col grandangolo della GoPro non si vede bene, però c'è tantissima gente, fa molto Instagram versus reality. Adesso ci mangiamo qualcosa. Posto bellissimo, in una giornata così il pienone di turisti è assicurato ed è anche difficile trovare la pace, però poco importa, ci divertiamo a vedere chi espone la propria bandiera in uno dei posti più simbolici della Patagonia. La nostra cartolina è davanti ai nostri occhi. Difficilmente dimenticherò queste nuvole dalle forme più strane che si formano proprio sopra le 3 torri. Posto bellissimo con queste acque turchesi che poi guardandole meglio sembrano le nostre 3 cime di Lavaredo, solo sono un po' più alte. Ecco la laguna sotto. E una cosa bella è che ci sono delle nuvole con delle forme pazzesche che passano ed è strano pensare che siamo solo alla quota di 1000 metri. Ci si aspetta che siano anche a 2-3 mila metri, invece siamo bassi.
Buongiorno, oggi le gambe chiedono pietà, infatti non cammineremo tanto perché ieri è stato un bel trekking bello stancante, oggi ci faremo ancora un po' di giretti perché il biglietto per questo parco dura 3 giorni, quindi oggi è l'ultimo. Ci siamo fermati nel parcheggio dove siamo stati ieri, dove c'è praticamente un'area camper non dichiarata al cospetto delle torri che sono lì e sono libere. Contrariamente a quanto dicevano le previsioni, oggi è bel tempo, però prima di iniziare la giornata dobbiamo fare qualcosa in particolare: riparare il van. Qui le strade sono tutte sterrate, quindi praticamente la cuffia del giunto emocinetico si è staccata e dopo la devo riparare perché sta perdendo grasso. Mannaggia. Ruota tolta. Ecco, adesso si può vedere bene cosa sta succedendo. Qui c'è la cuffia che praticamente si è staccata e sta perdendo grasso, quindi dobbiamo rimetterla a posto prima che si sporchi di polvere. E qua c'era la fascetta che ci avevano messo in Costa Rica, però non ha più tenuto. Ho pulito tutta la superficie, ecco, non so se si può vedere ma sono riuscito a pulire un po' e adesso metto la fascetta. Ecco, fascetta messa, si vede qui. Per ora questa è la soluzione temporanea, poi lo faremo riparare per bene, ma almeno non perde grasso. E adesso si può rimontare tutto e cominciare la giornata. A causa del tempo incerto, oggi abbiamo approfittato per esplorare il parco con il nostro van. Chissà se sarà la volta buona per vedere il puma che si aggira in queste zone. Oggi stiamo girando un po' fuori dal parco nazionale, approfittando un po' del meteo incerto perché è salito molto vento. Abbiamo guidato pochi chilometri fuori e abbiamo visto questa laguna che è spettacolare, ha un colore davvero acceso dovuto ai sedimenti che sono presenti sul fondo. Il suo nome è Laguna Marga e ci è piaciuta tantissimo perché quando le nuvole non ci sono si possono vedere anche le torri del Paine. Adesso siamo arrivati sul Rio Paine, che dà praticamente il nome al parco nazionale. C'è una cascata con tantissima acqua che viene dalle montagne. Adesso sera è già scesa, la andiamo a vedere un attimo. Ecco le nuvole che hanno coperto tutta la cordigliera. Le torri non si vedono, ma non fa niente perché le abbiamo viste già ieri benissimo. Per fortuna qui non c'è tanto vento. Purtroppo non abbiamo visto nemmeno stavolta, ma siamo stati comunque premiati. Verso il tramonto qualcosa ci fa fermare al lato della strada. Per qualche minuto un'aquila blu cilena alta circa 70 cm ha individuato la sua preda, una piccola lepre. E visto che qui non potremo farvi vedere proprio tutto perché ci sono scene un po' forti, vi diciamo che qualche minuto dopo questo volatile dall'apertura alare di 2 metri si è tranquillamente trasportato verso il suo nido questa lepre. E noi tranquillamente ritorniamo sulle sponde del lago Pioè per la notte. Domani pomeriggio scadrà il nostro pass per il parco e vedremo se le condizioni ci consentiranno di visitare un altro settore, prima di dirigerci definitivamente in Terra del Fuoco.